Guardate che suggestiva questa parte di Lazzise con le mura e questa entrata di cui ora vi do qualche indicazione. Benvenuti a Lazzise. In questo video vi farò vedere una parte del centro storico, quella che a me piace più, e a me piace entrare da questa parte, da questa porta. È la porta, come vedete qui, porta Cansignorio o Cansignorio, non so come si pronunci, e questa porta è stata costruita nel 1375-1376, come vedete qui, proprio su questa incisione. Questa porta fu costruita con lo scopo di evacuazione della città e nel 1701 venne murata per proteggere la città proprio dagli assalti dei soldati. Ora, mentre entriamo in questa via, che è naturalmente chiamata, faccio vedere, la via Cansignorio, e questo signore era un importante appartenente alla famiglia della Scala, che governò tutta questa zona, compresa anche Verona, e lui governò Lazzise dal 1359 al 1375. Ora andiamo a vedere però il centro storico. A me piace tantissimo questa via. Credo che sia la via più caratteristica del centro di Lazzise. No, ma falli una seconda. Di là vedete l'accesso al lungolago, mentre di qua andiamo in centro. Guardate che bello questo bar con i fiori qui. C'è anche molta ombra qui dentro. Fuori fa veramente molto caldo oggi, giornata fortunatamente piena di sole, come vedete tutto azzurro. Guardate che caratteristica questa via. Però fa veramente caldo stamattina. Di là c'è un altro accesso al lago, mentre di qua continuiamo ad andare all'interno del centro storico, che è veramente molto molto bello. Naturalmente è fitto di negozi, ma ci sta. Quindi se volete fare un regalo siete nel posto giusto. Bene, continuiamo il giro turistico da questa parte. Magari ditemi nei commenti se conoscete Lazzise, se ci siete già stati, se il video vi piace. Guardate che caratteristica questa zona con i ristorantini e questo porticato. È veramente bello passeggiare qua, guardate. Ora voglio farvi vedere questa piazzetta. Guardate che caratteristica. Intendo con tutte queste panchine. L'avevo già fatto in un altro video, è carina con i fiori, le panchine, e qui immagino la sera, no? Quelle tipiche piazze dove gli anziani si mettono in cerchio qui, guardate. Beh, stupenda anche questa via, fammi andare a vedere, guardate che bella. Allora, ci si perde in tutte queste viette perché sono una vicina all'altra. Giri a sinistra, poi giri a destra e non è grande, però un po' ti perdi. Anche questa zona, guardate che caratteristica. Qui ti viene voglia di farti una birra subito, col caldo che fa, con questo posto all'aperto. Mentre questa piazza, guardate, che carina, piccolina, rinfrescante con gli alberi, guardate che bello.
Venite a vedere che carina questa via. Questo negozietto dei liquori, guardate. Yeah. Only 2 minutes. Or if you want to try beer, yeah, no problem. Okay, thank you. Ma continuiamo a esplorare. Questa è la piazza principale, piazza Palazzo Comunale. Qui non c'è neanche un po' d'ombra, l'unica ombra è questa piccola zona che comincia a fare veramente caldo. Io giro il cappello quando c'è il sole, quindi se mi vedete un po' col cappello avanti, un po' col cappello dietro, dipende dove c'è il sole. Lì vedete il castello Scaligero, è un castello costruito nel IX secolo, leggevo, poi fortificato, ampliato, comunque sistemato dalla famiglia Scaligeri nel XIII secolo. E è un castello privato, quindi purtroppo non ci possiamo entrare. Però se vi piacciono i castelli, bene, allora andate a Sirmione, vedete il castello Scaligero, bellissimo, conservato molto bene e potete entrare. Ora questa è un'altra porta della città, Porta San Marco, e adesso andiamo a vederla. Allora, io leggevo prima che questa porta, Porta San Marco, è detta anche Porta Lion qui. Poi il bello di questo posto è che trovate sempre delle indicazioni. Allora, porta come detta Lion, ed è una porta che acquistò questa denominazione al tempo della dominazione veneziana, e anche questa porta, insieme alla porta che abbiamo visto prima, venne chiusa nel 1701 per proteggerla dalla città. Qui vedete classico leone di San Marco che simboleggia la dominazione veneziana. Faccio ancora una panoramica qua perché è veramente stupendo questo posto. Entriamo di qua a vedere un po' com'è questa via. Allora, a destra, io ho già visto, c'è una via molto caratteristica dove potete vedere le mura da vicino, e ora andiamola in fondo a vedere. Secondo me il momento migliore per visitare l'Azzise è sicuramente in settimana, quindi da lunedì a venerdì e non sabato e domenica. Perché ve lo dico? Perché abito qui, cioè qui sono del posto, abito a Desenzano del Garda e sono venuto altre volte sabato e domenica, cioè già vi innervosite col parcheggio. Poi qui è pieno di gente, non riuscite a vedere nulla. Ma intanto guardiamo di nuovo questa vista spettacolare. Qui c'è anche un po' di fresco, vi faccio vedere un'altra torre, e non ricordo se l'ho già detto, l'Azzise è il primo comune in Italia, quindi siamo nel 983 d.C., quando l'imperatore Ottone, e nel frattempo vi faccio vedere la via che è molto interessante, pittoresca, l'imperatore Ottone nel 1983 firmò un documento per lasciare piena autonomia al comune di Lazzise, ed è lì la nascita appunto del comune. Poi io, ecco, non sono uno storico, ho letto, quindi sicuramente se c'è qualche storico che sta ascoltando potrà commentare e magari dire qualcosa di più. Ma guardate che bello questo posto. E finalmente ho trovato anche Porta Lazzise, stavo cercando, andiamo a vederla e poi vediamo l'ingresso da qui. Allora vediamo un po' questa Porta Lazzise, famosa, l'ho vista in fotografia, poi là c'è anche qualcosa di scritto, andiamo a vedere. Infatti si ferma molta gente qua. Questa, eccola qua, Porta Lazzise, credo sia naturalmente la porta principale del comune.
Qui vedete le mura intorno e adesso sono curioso di andare a vedere che cosa dicono di questa porta. Allora, questa è Porta San Zeno ed è la porta più antica delle 3 porte di Lazzise. Allora, quindi leggevo che questa porta era la porta principale usata per il trasporto di merci e per far entrare e uscire le persone. Come ho detto prima, è la più antica delle 3 porte, mentre le altre 2 porte erano usate per l'evacuazione delle persone in caso di emergenza. E c'era anche, non so dove, ma c'era un casello per il controllo delle merci che transitavano, e questo casello è rimasto attivo fino al 1500. Invece quel mosaico che vedete di San Zeno è stato collocato nel 1955. Ok, mentre entriamo vi do l'ultima informazione. Nel 1439, durante l'assedio dei Gonzaga, parte della torre, praticamente quasi tutta, è stata distrutta e quindi rimane pochissimo da vedere. Immagino che là sopra ci fosse una torre e adesso non c'è più nulla. E questo è l'ingresso che potete vedere, la via all'entrata di questa porta qua. E qui andiamo a vedere il porticciolo di Lazzise. Allora, lì c'è l'entrata del porto e credo che sia una delle zone più antiche di Lazzise, perché questo porto, qui intanto vedete questa piccola darsena circondata da questi edifici, queste case pittoresche tutte colorate, e questo porto, leggevo, era molto importante non soltanto naturalmente per l'attracco dei pescatori, ma anche perché qui arrivavano i commercianti. Là c'è la chiesa di San Nicolò. San Nicola era il protettore dei marinai, e ho già dedicato un video un po' più approfondito girando tutto intorno e andando a vedere anche la zona là dietro del porto, in un video che vi linko qua sotto in descrizione. Quindi in descrizione andate a vedere, trovate il link per andare a vedere quel video. E di là c'è il lungolago, e anche di quella zona ho creato un video dedicato. È sempre lo stesso video che trovate qui sotto in descrizione. Ora, là dietro c'è una vista spettacolare del castello, almeno di una parte della torre. Vi faccio vedere quella. E questo è il parco di Lazzise. È suggestivo perché dietro, come vedete, ci sono le mura. Io ho trovato questa panchina all'ombra, vi faccio vedere, è magnifica. Mi manca soltanto un panino da mangiare con qualcosa all'interno, ma altrimenti sarebbe proprio il top 100%. Ho soltanto l'acqua. Ora vi faccio vedere le mura, poi il parco continua anche da quella parte, mentre dietro di me lì c'è l'ingresso al parco, quella direzione, un parcheggio immenso per le biciclette, ce ne stanno tantissime, e di lì c'è il parco per i bambini. Ebbene, io chiudo il video qui, spero che il giro all'interno vi sia piaciuto, magari ditemelo nei commenti se il video è stato interessante. Se vi è piaciuto il giro all'interno, credo di aver dato una buona panoramica, magari non di tutto, ma dei punti principali all'interno del comune. E grazie per essere rimasti qui fino alla fine, e ci vediamo in un prossimo video.